Ciao e bentrovati amici che amano i libri. Oggi nella consueta puntata di Book Crossing vi parlerò della Guerra dei poveri, un libro scritto da Nuto Ravelli sulla scorta di diari, documenti, lettere e testimonianze del tempo. Per prima cosa parliamo di Benvenuto Ravelli, detto Nuto, nato a Cuneo il 21 luglio del 1919 e dipartito, sempre nella sua città, il 5 febbraio del 2004. È stato uno scrittore, un ufficiale effettivo degli Alpini durante la Seconda Guerra Mondiale e partecipò alla seconda battaglia difensiva del Don. A partire dal settembre 1943 prese parte alla resistenza italiana, dapprima con una propria formazione, poi entrando nella banda Italia Libera delle formazioni Giustizia e Libertà del Cuneese. Diplomato geometra, a 20 anni si arruolò nel Regio Esercito, entrando alla Regia Accademia Militare di Fanteria e Cavalleria di Modena, rimanendovi per 2 anni e uscendone con il grado di sottotenente, assegnato all'arma di fanteria Corpo degli Alpini. Nel 1942 partì volontario per il fronte russo con la seconda divisione alpina tridentina, inquadrato nel battaglione Tirano del V Reggimento Alpini. Il 19 settembre 1942 fu ferito al braccio, guadagnandosi per il suo comportamento una medaglia d'argento al valore militare e una promozione al grado di tenente per meriti di guerra. Ripresosi dalle ferite, tornò poi in prima linea sul Don su sua insistita richiesta. Dal 16 gennaio 1943 al 4 febbraio visse in prima persona le fasi della ritirata di Russia a Belgorod, partecipando, tra l'altro, alla battaglia di Nikolenka. In marzo rientrò in Italia, subito ricoverato per una grave forma di pleurite. Il 26 luglio, a Cuneo, vide la caduta del fascismo e poi, con l'armistizio dell'8 settembre, visse lo sfascio dell'esercito e l'occupazione tedesca della città. Dal 13 settembre 1943 iniziò, collegandosi ad altri esistenti, a raccogliere materiali e a prendere contatti con formazioni di pianura, che in ottobre chiamerà Prima Compagnia Rivendicazione Caduti. Iniziò anche una collaborazione via via più stretta con la banda Italia Libera. Entrerà in questa banda il 7 febbraio 1944. Dopodiché il gruppo Banda Italia Libera, che aveva sede a Paralop, diede origine alla quarta banda sotto il comando di Ravelli, che si spostò ad operare nel vallone dell'Arma, sopra De Monte. Qui Ravelli compose la canzone partigiana Bandiera Nera, più nota oggi con il titolo Pietà l'è morta. Sotto il suo comando la quarta banda superò senza perdite la violenta offensiva tedesca del 20-29 aprile 1944. Più tardi la banda si sposterà in Val Vermenagna. Di qui, ai primi di agosto, Ravelli fu nominato comandante della brigata Valle Stura, Carlo Rossellini, che in agosto contrasterà efficacemente la spinta tedesca verso il Colle della Maddalena e a fine mese sconfinerà in Francia, collaborando con le forze alleate. Il 24 settembre Ravelli subì gravissime lesioni al volto in un incidente durante un'azione di collegamento. Lesioni che lo costringeranno a molte operazioni chirurgiche a Nizza e a Parigi. Il 26 aprile 1945 rientrerà in Italia attraverso la Valmaira e partecipò alla battaglia per la liberazione di Cuneo. Nel 1945 si sposò con Anna Delfino e nel 1947 nacque il figlio Marco, storico e sociologo. Lasciò l'esercito con il grado di maggiore e divenne commerciante di ferro, ma iniziò a impiegare il proprio tempo libero a ritrovare ex alpini, ex partigiani, contadini e a raccogliere le testimonianze. Si dedicò pertanto alla scrittura, narrando con uno stile scarno e realistico le sue esperienze durante il conflitto mondiale e continuò il suo impegno politico per sostenere i valori della guerra partigiana e della democrazia. Io personalmente ho letto soltanto il suo libro autobiografico La guerra dei poveri e se ve ne sto parlando adesso è perché mi ha colpito molto ed ha un posto di privilegio nella mia libreria. Mi si stringe sempre il cuore quando penso a quei poveri alpini mandati con le scarpe di cartoni e armi dell'Ottocento sul fronte russo per salvare la ritirata dei tedeschi. Non ne voglio proprio parlare, leggetevi il libro che è meglio. Io preferisco dare un'occhiata alle medaglie di questo grande uomo. Medaglia di argento al valore militare. Ufficiale di provato valore, già distintosi in precedenti arditazioni, dava nuova prova delle sue brillanti doti di ufficiale, animatore e trascinatore. Di notte, delineatosi un forte attacco nemico contro posizioni tenute dal suo plotone, usciva arditamente fuori dalle linee con pochi uomini e primo tra tutti attaccava il nemico a colpi di bombe a mano. Ferito da raffica di arma automatica, dimostrando una forza d'animo eccezionale, non desisteva alla lotta, infiammando i suoi uomini con l'esempio e con la voce, sgominava il nemico che,
ripiegando disordinatamente, abbandonava armi e prigionieri. Prima di rientrare nelle proprie linee, indugiava a raccogliere un proprio graduato rimasto gravemente ferito e trovatolo lo trasportava personalmente entro le posizioni. Sopportava con stoica fermezza il dolore della ferita riportata, preoccupandosi solo di dover abbandonare il proprio reparto, magnifico esempio delle più alte virtù di animo e di cuore. Fronte del Don, 25 settembre 1942. Medaglia di argento al valore militare. Comandante di reparto mascheramenti, assolveva brillantemente il difficile compito affidatogli. Partecipava poi col suo reparto ad una durissima azione di avanguardia contro un nemico superiore in forze, tenace ed aggressivo. Ferito gravemente, il comandante della compagnia lo sostituiva dirigendo l'azione in corso con rara perizia, sotto intenso fuoco nemico che gli procurava durissime perdite, costringendo l'avversario a ripiegare. Costante esempio di altissime virtù militari e di grande valore personale. Medaglia d'argento al valore militare. Animato da ardente amore di patria e da fede nella libertà, organizzava formazioni partigiane nel Cuneese e le comandava personalmente in numerose, ardite operazioni di guerra, dando prova di personale valore e di capacità di comando. Particolarmente si distingueva nel corso di un'azione di pattuglia condotta in profondità entro lo schieramento nemico, nel trarre a salvamento un compagno gravemente ferito. Cuneese, zona dell'Aution, settembre 1943. Croce al merito di guerra, medaglia commemorativa della guerra, 1940-1943, medaglia commemorativa della guerra di liberazione, 1943-1945, distintivo d'onore per i patrioti e i volontari della libertà, promozioni per merito di guerra 2 volte. Non è il primo diario che racconta la campagna di Russia. In quegli anni ne furono pubblicati diversi, ma la guerra dei poveri si distingue per il ritmo incalzante della narrazione, per una chiarezza che si accompagna ad una inconsueta proprietà di linguaggio. Ravelli racconta i fatti così come sono avvenuti, racconta la sua verità e basta. Gli eventi sono così reali che, vista la vicinanza alla pubblicazione del libro, Ravelli sente la necessità di attribuirne nomi di fantasia ai protagonisti e ai battaglioni. Il suo stile letterario è originale e coinvolgente, il suo diario è rigorosamente autentico. Le sue pagine non sono altro che la letterale riproduzione delle sue notazioni di allora, così come, giorno per giorno, nel corso della diretta esperienza, le andava fissando sul suo taccuino. Si tratta di un diario di guerra, c'è tutto quel che avviene ma niente di più, un lascito che secondo me è imperdonabile farsi sfuggire, soprattutto in un momento come quello attuale dove la guerra è ancora, dolorosamente, un evento all'ordine del giorno. Come al solito spero di avervi invogliato alla lettura di questo grande libro ed attendo i vostri commenti. Se i contenuti che condivido sono di vostro gradimento, supportate il canale. Un abbraccio. Generation X, if your heart fails you